Andrea Radrizzani sarebbe il nuovo investitore interessato all'acquisto dell'Inter. Lo riferisce l'autorevole testata Bloomberg, che in queste ore ha rilanciato un'indiscrezione secondo la quale appunto l'attuale proprietario del Leeds in Premier League sarebbe tra i soggetti interessati a rilevare la società dalle mani della famiglia Zhang. Leggiamo la notizia subito sul nostro sito passioneinter.com, vi condivido la notizia. Fonte Bloomberg, come dicevamo, Andrea Radrizzani starebbe valutando la possibilità di cedere a fine stagione in caso di salvezza il Leeds per poi investire nell'Inter. Un Radrizzani che quindi si aggiunge agli altri soggetti interessati all'acquisto dell'Inter. Tra questi c'è anche il noto fondo di investimento Investcorp, di cui si è tornato a parlare in queste ore. Una notizia che abbiamo raccontato subito sul nostro sito e che fa discutere, soprattutto perché Radrizzani, diciamo, nel tempo aveva già seminato qualche indizio anche sull'Inter. Ne parliamo all'interno di questo nostro episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti. Vi chiedo subito un bel mi piace e l'iscrizione al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le notizie, anche su questa e non solo. Dicevo, ci sono anche degli indizi che ha lasciato Andrea Radrizzani in questi mesi, anche in questi anni, perché proprio poche settimane fa ricordo di aver ascoltato un podcast di DAZN dal nome Croquetas, lo trovate sulle piattaforme di DAZN e su tutte le piattaforme di podcasting. In questo podcast era stato ospite proprio Radrizzani, che aveva parlato anche di un suo possibile approdo futuro in Serie A, e vi condivido anche qui nel nostro articolo che abbiamo subito rilanciato su passioneinter.com quelle che erano state le sue dichiarazioni. Gli hanno chiesto intanto per che squadra tifasse e lui ha risposto non si dice perché poi magari vengo in Italia e puntini puntini. Successivamente quindi è stato incalzato sul fatto che potesse effettivamente arrivare in Italia e lui dice l'Italia mi attrae ma mi spaventa anche perché ogni volta che vengo a fare qualcosa in Italia trovo più difficoltà in Italia che all'estero, quindi vediamo, aspettiamo e vediamo. Queste sono state le sue dichiarazioni. In un altro pezzo poi dell'intervista lui ha detto di essere affascinato anche dalle cose difficili, quindi qui si sono innescate le speculazioni. Ma se andiamo più indietro al 2021 abbiamo ripescato, grazie anche al nostro Antonio Siracusano, una vecchia intervista ai microfoni del quotidiano La Repubblica dove Radrizzani disse a domanda precisa sul fatto se stesse pensando alla possibilità di prendere una squadra in Italia, dice oppure in un altro paese europeo, comunque sì, stavolta però mi piacerebbe un grande club. Allora gli hanno chiesto della possibilità di prendere Inter e Milan e lui dice non c'è stato niente, se è questo quello che volete sapere, ma un interesse esiste. Vediamo come si evolvono i piani di Suning. Sull'altra sponda, Elliott ha migliorato la gestione del Milan, ma come dice lei, prima o poi venderà. In Europa ci sono 3 club che hanno grandi possibilità di sviluppo, i 2 milanesi e l'Atletico Madrid. Per ora restiamo alla finestra e ci godiamo il Leeds. Questo è un indizio molto interessante perché tra poco vi parlerò anche di come ha gestito il Leeds, quindi è un ulteriore indizio da tenere presente. Prima però, per chi non lo conoscesse, una brevissima presentazione: chi è Radrizzani? È nato innanzitutto nel 1974 a Rho, e quindi anche questo ha acceso il campanello per molti che hanno ricollegato la nascita, la provenienza di Radrizzani alle dichiarazioni dell'ex presidente interista Ernesto Pellegrini, che pochi giorni fa aveva parlato di una sua idea che avrebbe con un imprenditore milanese, senza però fornire ulteriori dettagli. Lasciamola in stand by questo per il momento. Comunque Radrizzani dopo l'università è entrato subito nel mondo del business sportivo, nel campo dei diritti televisivi, e dopo aver trovato lavoro in Asia per una grande agenzia si è messo in proprio, creando poi un'altra agenzia e diventando di fatto tra le più importanti al mondo come intermediari nella gestione dei diritti delle immagini di leghe, federazioni, club e non solo. In questo modo ha creato tantissimi rapporti quindi con il mondo del calcio, anche con Toir ai tempi dell'Inter, tra le altre cose lo ha raccontato lui stesso. Il suo percorso quindi con vari cambiamenti prosegue sempre nel campo, diciamo, della comunicazione, del business, dei diritti televisivi, fino a quando poi nel 2017 era a pranzo, racconta lui stesso, con la leggenda del Liverpool Dalglish, che in questo pranzo gli parla di uno sleeping giant, un gigante dormiente in Inghilterra, che era il Leeds. Il Leeds, che è una società gloriosa, campione di Inghilterra se non ricordo male nel 91, nel 2001 era in semifinale di Champions League, ai tempi in cui invece nel 2017 appunto Dalglish gliene parlava, si trovava ristagnante, diciamo così, nella Serie B inglese, con qualche anche retrocessione addirittura nella Serie C. Quindi incuriosito
incuriosito, si informa, Radrizzani chiama Cellino e inizialmente tra l'altro dice di fingersi con Cellino, che è adesso proprietario del Brescia, ai tempi proprietario del Leeds, gli dice che vorrebbe fare da intermediario per un asiatico che sarebbe interessato. Lì Cellino dice che vuole vendere e vuole fare prima possibile, allora Radrizzani poi si fa vivo in prima persona, prima entra come coproprietario e poi alla fine diventa il proprietario dopo circa 6 mesi. E all'inizio sportivamente ci sono delle turbolenze, momento di svolta il 2018 quando viene ingaggiato Marcelo Bielsa che porta il club ad un altro livello anche diciamo di ambizioni e il Leeds svolta. Prima sfiora per 2 volte la promozione, in Premier League, poi la raggiunge proprio con Bielsa nella stagione 19-20 e dopo 17 anni torna quindi nella massima competizione inglese. Al primo anno addirittura il Leeds, scusate, arriva nono in classifica, seconda stagione con qualche difficoltà in più, si salvano di fatto alle ultime battute. Quest'anno lo stesso, stanno facendo molta fatica, il Leeds sta lottando per non retrocedere, nonostante comunque ad inizio anno gli investimenti non sono mancati perché sono stati venduti 2 giocatori importanti come Phillips al Manchester City e Rafinha al Barcellona, sono stati incassati più di 110 milioni di euro, ma poi sono stati spesi altri 145 milioni con diversi acquisti molto interessanti. Tanti calciatori di grande talento tra i 20 e i 24 anni per avere un impatto subito, ma anche diciamo nel prossimo futuro, sia in termini sportivi che anche economici. Questa quindi ci dà secondo me anche un po' una prima occhiata su quella che è la gestione Radrizzani nel Leeds, una gestione molto oculata, un occhio attento anche al miglioramento delle strutture del club, ha acquistato lo stadio riportandolo di proprietà del club dopo diversi anni, ha migliorato anche le strutture di allenamento e citando sempre l'intervista di Radrizzani a DAZN di poche settimane fa, dicevo, ha detto di essere affascinato dalle sfide molto, molto complicate, quindi questo diciamo che con l'Inter oggi si sposa anche. Come modello di gestione, poi per chiudere, ha parlato molto bene del modello Napoli, perché ha raccontato, vi prendo l'estratto che mi sono appuntato con il virgolettato preciso, si parlava della differenza del gap economico soprattutto che c'è tra la Serie A e la Premier League, lui dice il gap è enorme, però buttiamo i soldi, nel senso che vengono pagati troppo i calciatori, troppo i cartellini. Sono un grande estimatore del lavoro che ha fatto De Laurentiis al Napoli, gestendo benissimo l'aspetto economico, tagliando anche il budget, ha creato una squadra che dà spettacolo e fa risultati. Bisogna lavorare sulle idee. Questo è un concetto molto importante perché so già che tanti sono andati anche a guardare adesso, non appena sono uscite queste notizie, al patrimonio di Andrea Radrizzani che da quello che leggevo, se non sbaglio, era stimato attorno ai 500 milioni di euro. Allora molti dicono come può permettersi l'Inter, come può gestire l'Inter con un patrimonio del genere. Lo abbiamo detto spesso, comunque il patrimonio del proprietario conta fino ad un certo punto, nel calcio di oggi soprattutto. Lui ha parlato di idee, con queste ha riportato il Leeds, un gigante dormiente in Premier League e ha riacceso le ambizioni di una piazza storica nell'Inter, così come nel Milan e nell'Atletico Madrid, da quella che era la sua intervista, vedeva e vede delle opportunità di crescita ancora importanti ed inespresse. Vedremo se questo interesse si concretizzerà in un qualcosa in più. Tra le altre cose, ad ottobre lo stesso Radrizzani era stato avvistato in sede, si parlava di diritti televisivi, magari invece c'è stato anche qualcosina in più già a quel tempo. Lo scopriremo, vi terremo aggiornati se ci saranno sviluppi su questo fronte, sulla possibilità appunto che Radrizzani investa nell'Inter nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Vi invito quindi ad iscrivervi al nostro canale e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di fare un salto su passioneinter.club, la community dei sostenitori di Passione Inter. Io vi lascio un altro approfondimento da non perdere, lo trovate per chi ci segue in podcast in descrizione, se state su YouTube invece vi basta cliccare qui.